Ciao ragazzi, benvenuti nel canale. Questa volta vedremo come installare una lavastoviglie. Di solito le cucine di oggi già hanno qualche mobile predisposto per ospitare questo elettrodomestico. Nella mia cucina invece non ho dove inserirla, per cui devo rimuovere questo mobile che è fissato con solo 4 viti per sistemarla. Ok, le viti le ho tolte, ora devo solo tirarlo fuori. Questa è la lavastoviglie che abbiamo scelto, è dell'azienda Electrolux e può lavare fino a 13 coperti una sola volta. L'abbiamo pagata 480 euro e devo dire che è una delle migliori in circolazione. Abbiamo preferito questo modello perché, tra le altre cose, ha anche la funzione che quando finisce il lavaggio lo sportello si apre automaticamente da solo, lasciando fuoriuscire il vapore acqueo accumulato all'interno. Questa è una funzione importante in quanto le stoviglie escono completamente asciutte e prive di macchie. Dietro ci sono i tubi dell'acqua che sono fissati su questo supporto di plastica, eccolo, lo toglieremo perché non serve più. Anche sul lato di sotto c'è un altro supporto di plastica che toglieremo e getteremo via perché non serve. Faccio un po' di spazio sotto al lavello per installare i tubi che vi ho appena mostrato. Ovviamente occorre anche una presa elettrica per alimentarla questa lavastoviglie. Quella che serve a me sta proprio dietro dove la devo installare. Bene, ora dobbiamo solo collegare il tubo di carico e il tubo di scarico dell'acqua. Ora collego il tubo di carico dell'acqua. Mi raccomando, il raccordo va stretto tassativamente a mano senza usare nessun attrezzo. Fate attenzione che questa scatolina rettangolare è una valvola di sicurezza, quindi una volta stretto il raccordo sul rubinetto, questa scatolina deve risultare perfettamente orizzontale come mostrato da questo fermo immagine. Ora possiamo aprire anche il rubinetto, in questo modo vediamo se perde il raccordo. Adesso installiamo il tubo di scarico dell'acqua, eccolo qua. Per installarlo ricordatevi che il vostro sifone deve prevedere questo attacco, eccolo, altrimenti non possiamo innestare il tubo sopra. Metteremo un po' di sapone per i piatti per favorire l'innesto. Ecco, ora metto la fascetta e inserisco il tubo sull'attacco del sifone. Se sul vostro sifone non c'è questo tipo di attacco, allora dovete comprare un sifone nuovo. Il kit completo costa intorno ai 7 euro. Per funzionare in modo corretto, la lavastoviglie deve essere perfettamente in piano. Useremo una livella bolla per controllare. Ecco, sembra perfettamente in piano, infatti guardate, la bolla è giusto al centro. Se non era dritta, dovevamo agire su questi due piedini che stanno davanti, uno a destra e l'altro a sinistra. Questo è il primo, eccolo, e poi ce n'è un altro da quest'altro lato su quale possiamo agire, eccolo qua, avvitando o svitando per raddrizzare l'elettrodomestico. Bene, ora dobbiamo girare la livella da quest'altro lato per vedere anche se su questo verso è dritta la lavastoviglie. Infatti ora diamo un'occhiata alla bolla. Noteremo che è inclinata all'indietro. Guardate, quindi andiamo ad agire su questo perno che sta di fronte al centro, guardate, eccolo.
Per sollevare il lato posteriore andremo ad agire su questo perno avvitandolo. Ecco, ci fermeremo solo quando la bolla sarà perfettamente al centro della livella. Ok, è perfettamente in piano, infatti ora diamo un ultimo sguardo con la livella da entrambi i lati. Ecco. Bene, ora dobbiamo applicare queste strisce autoadesive che serviranno per proteggere il legno dall'umidità che produce l'elettrodomestico. Queste altre strisce serviranno invece per riempire lo spazio laterale, ossia il vuoto che c'è a entrambi i lati. Siamo giunti quasi al termine, ora dovrò installare la porta che toglierò dal mobile che ho rimosso. Ovviamente per installare la porta dobbiamo fare dei fori per mettere le staffe. Per fare questi fori in modo corretto seguiremo le istruzioni riportate su questo foglio, eccolo qua. Anche questo lo troveremo nella scatola. Qui sono riportate le varie misure, ecco guardate, a seconda della porta che vi troverete. Dobbiamo solo seguire le indicazioni, è molto semplice. Quindi andrò a mettere il foglio con la scritta top nella parte alta della porta, ecco guardate, questa è la parte alta, quindi andrò a bloccare il foglio con la scritta top nella parte alta della porta con un po' di carta gommata e con un cacciavite andremo a marcare i punti sui quali bisogna realizzare i fori. Qua ce ne sono 4, mentre invece qua ce n'è uno. In questo punto abbiamo un problema perché c'è un vuoto lasciato dalla cerniera che abbiamo rimosso. Guardate, ecco, in questo punto non possiamo ovviamente avvitare la vite, quindi ritaglio un pezzo di legno dello stesso diametro di questo foro per tappare il vuoto. Userò questa segattazza per realizzare ciò che mi occorre. Per incollare userò la colla Vinavil, che è ottima per il legno. Il giorno dopo, se è il caso, rimuoviamo con una spatola affilata il legno che sporge, ossia quello in eccesso.
utilizzo un po' di carta abrasiva per affilare la spatola e poi vado a usarla come se fosse uno scalpello. Bene, ora possiamo riposizionare il foglio per effettuare i fori. Per questo scopo userò una punta da 2 mm di spessore. Applico un po' di carta gommata sulla punta per essere sicuro di fare il foro di 1 centimetro giusto. Mi raccomando, non andate oltre questa profondità perché di solito le porte sono spesse solo 2 cm. I fori li ho fatti, ora rimuovo il foglio per installare quello che occorre. Ecco, nel lato di sotto metterò queste 2 piccole staffe con 4 viti. Sotto ho messo le staffe, sopra invece vanno questi 2 pezzi di plastica. Ognuno di questi va installato con una sola vite. La porta è pronta e possiamo anche installarla. Questi pezzi di plastica, eccoli qua, vanno inseriti in queste aperture verticali. Guardate, è molto semplice. Si accosta alla porta e si lascia scendere. Molto semplice. Ora dobbiamo solo controllare se è a livello con gli sportelli laterali, con i cassetti. Ecco, in questo caso, guardate, la sollevo un poco. Ancora non ci sono? Ecco, ora ho raggiunto lo stesso livello del cassetto laterale. A questo punto non ci resta che bloccare la porta sulla lavastoviglie ed abbiamo finito. Per bloccare la porta useremo queste 2 viti. Ne metteremo una per lato. La prima l'ho messa, ora metterò anche l'altra. Questi pezzettini di plastica servono invece per tappare i fori delle viti. Li mettiamo solo per un fattore estetico, perché non sono necessari. Ok, ora possiamo spingere la lavastoviglie dentro, perché abbiamo concluso in effetti. Mentre lo facciamo cerchiamo di tirare anche i tubi da dietro perché potrebbero piegarsi nel mentre la spingiamo dentro. Mi raccomando, la porta che abbiamo installato, oltre ad essere allo stesso livello di quelle laterali, deve essere anche perfettamente in piano con tutte le porte della cucina, non deve sporgere. A questo punto, con queste viti andremo a fissare la lavastoviglie sui mobili laterali per bloccare tutto. Quindi ce ne sono 2 per ogni lato. Ecco, con cacciavite andremo a sfondare questi tappi di plastica. Eccoli qua. Questo è il primo. Diamo un piccolo colpo e rompiamo il tappo. Ecco.
Ora mettiamo il distanziatore, eccolo qua, e poi inseriamo la vite. Di queste viti vi ricordo che ne dobbiamo mettere 4. Bene, la prima l'abbiamo messa, ora mettiamo quella di sotto. Rompiamo il tappino con il cacciavite e poi inseriamo il distanziatore, eccolo qua. E poi la vite. Molto semplice. La stessa cosa la facciamo anche da quest'altro lato, perché ne sono 4, come già vi ho detto. Per chi è interessato ad acquistare questo modello di lavastoviglie o un modello simile, in descrizione troverà alcuni link. Bisogna solo cliccare sopra. Mi raccomando, prima di avviare la macchina è necessario riempire un serbatoio che troverete all'interno con del sale specifico. Vi consiglio quindi di prendere 1 litro di acqua fresca da rubinetto. Quest'acqua la dobbiamo introdurre in questo serbatoio dove poi metteremo anche il sale. Useremo questo imbuto che troveremo spesso nella scatola per riempire il serbatoio, eccolo, molto comodo. Adesso dobbiamo aggiungere questo sale specifico per lavastoviglie, eccolo qua, un pacco da 1 kg costa solo 60 centesimi. Ne metteremo tanto fin quanto non sarà riempito completamente questo serbatoio. Questo sale è indispensabile perché abbinato al detersivo svolge un'azione anticalcare abbastanza forte, quindi non fatelo mai mancare, mi raccomando. Assicuratevi ogni mese che sia sempre pieno questo serbatoio, in modo che i lavaggi sono sempre perfetti e ogni volta che ne termina uno le stoviglie sembrano come nuove. La procedura di carica del sale è uguale per tutte le lavastoviglie, quindi quello che avete visto va bene anche per la vostra. Durante questa procedura può succedere che esce dell'acqua dal serbatoio, quindi vi consiglio di rimuoverla asciugando. Ora è necessario avviare il programma di lavaggio più corto che c'è, che dura più o meno 15 minuti. In questo programma non useremo il detersivo. Questo programma servirà per rimuovere l'acqua sporca di sale, eventualmente ancora presente all'interno. Mi raccomando, durante il funzionamento date un'occhiata se è tutto ok, se c'è qualche tubo che perde. Guardate sia il tubo di carico che quello di scarico. Ok ragazzi, ora possiamo testare l'apparecchio per vedere se è tutto ok. Ovviamente nel caricare le stoviglie vi consiglio di seguire i suggerimenti del costruttore. Tra le altre cose, il costruttore vi suggerisce di usare anche questo detersivo.
Infatti questa busta in omaggio la troverete all'interno della scatola. Ovviamente voi non siete obbligati a usare questo detersivo, quindi potete fare un po' come vi pare. Bene, ora possiamo avviare la macchina. Per lavare 13 coperti è sufficiente introdurre all'interno di questo piccolo serbatoio una sola pastiglia. Il programma di lavaggio è terminato, infatti lo potete notare anche dallo sportello della lavastoviglie che si è aperto da solo una volta concluso questo ciclo di lavaggio. Carissimi amici, come già vi ho detto all'inizio del video, abbiamo preferito questo modello perché, tra le altre cose, ha anche la funzione che quando finisce il lavaggio lo sportello si apre automaticamente da solo, lasciando fuoriuscire il vapore acqueo accumulato all'interno. Questa è una funzione importante in quanto le stoviglie escono completamente asciutte e prive di macchie. Ogni tanto rimuovete questo filtro per pulirlo perché all'interno si possono accumulare i residui di cibo. Vi consiglio di rimuovere anche questa griglia, guardate, molto semplice, e poi mettere la mano dentro per vedere se c'è qualcosa. Una bella pulita sotto al rubinetto non guasta mai. Anche il filtro, ecco, molto semplice, guardate, il filtro si apre. Quello che vi sto mostrando lo potete fare su qualsiasi modello perché sono tutte identiche, cambia solo qualcosa. Adesso rimettiamo il filtro e giriamo in senso orario fin quando non sentiremo un click. Per chi è interessato ad acquistare questo modello di lavastoviglie o un modello simile, in descrizione troverà alcuni link, bisogna solo cliccare sopra. Bene signori, anche questa volta siamo arrivati alla fine. Spero che avete gradito quello che vi ho mostrato e questo me lo potete dimostrare mettendo un mi piace a questo video e iscrivendovi anche al mio canale. Beh, allora ci vediamo alla prossima, vi auguro tante belle cose e vi faccio tanti saluti da Napoli. Ciao a tutti!